Nello scorso video ho voluto provare le reali abilità di un fighter professionista di MMA, uno dei più forti in Italia, e sto parlando di Daniele Scatizzi, un fighter professionista che attualmente combatte nell'importantissimo circuito PFL. Perciò sono andato a sfidarlo in uno sparring di solo pugilato. I fighter di MMA sanno boxare? Spoiler, sì. Preso una valanga di botte. Oggi in questo video tante nuove news, dalla vasca ghiacciata allo sparring di Claudio Iancu insieme a Scat di MMA, fino ad arrivare a parlare delle esperienze di Scatizzi insieme a Conor McGregor. Perché sì ragazzi, per chi non lo sapesse, Daniele Scatizzi è lo sparring partner ufficiale di Conor McGregor e ci facciamo raccontare da lui qualche piccolo aneddoto. Prima stiamo già accennando la cosa perché io già metto le mani avanti per i commenti che arriveranno dopo, Claudio. Non su di lui, ma su di noi, no? Del tipo, minchia Claudio, cintura blu di Brazilian, di grappling, poi vai da Scat e ti è chiuso tipo 5 volte in 5 minuti. Erwin, minchia, fai cagare di pugilato, fai cagare di striking. Che è vero. Che sta... che è vero. Che sarà... Che è anche vero, ma lo confermo anch'io, raga, sono fuori forma. È una battuta. Però è vero. Fuori forma, ho mangiato male ieri sera, dormo male. E cazzo, se stamattina mi sono svegliato alle 7. Ma se sto a Colleferro con Claudio, raga, immaginatevi la sera prima che facciamo. Cioè, a parte gli scherzi. Forze dell'ordine, non è vero. Non è vero, qualsiasi cosa non è che dopo cena si va a casa a dormire. Metto già le mani avanti perché so che la gente, no, tra i commenti sono tutti dei leoncini. Tutti leoncini, minchia, però hai preso botte, mi fai cagare. Claudio, minchia, ritirati, che hai fatto bene a ritirarti. Qua, là, ritirati, là. Grazie, l'ho già fatto. Esatto. E hai fatto bene a ritirarti. Avete preso botte da Scat. Raga, da Scatizzi, raga. Cioè, cazzo, abbiamo un fighter PFL che combatte livelli che il 99% degli atleti italiani si sogna di arrivare. E il discorso che dicevamo prima delle persone che magari combattono lo stesso palazzetto per 10 anni, si fanno i titoli intercontinentali, mediterranei, mondiali, Paralympics, incontinentali. E grazie al e abbiamo uno che va a combattere all'estero, si allena all'estero, si allena con Conor McGregor, si allena alla palestra di grappling più forte in Europa, cazzo, che è l'SBG Ireland. Che sta a 2 passi da Roma e fa anche le private. Tastate su Instagram. E fa anche le private, ora è pieno, raga, sta aprendo un altro business, contattatelo anche per l'altro business. Quindi voglio dire, è facile scrivere poi, Erwin, hai preso botte, fai cagare, hai preso botte da Scatizzi, non sei riuscito a fare niente. Io sfido chiunque di voi a prendere la macchina, a venire qua sotto casa di Scat. No, scrivetemi da motomani, scrivetemi prima, che se no mi spara. Mi beccate la fucilata. Qui siamo in campagna, non è che... Scriveteli prima, mettetevi d'accordo, pagate la lezione e tu fai anche sparring con i ragazzi, no? Se proprio c'è bisogno. Sì, se proprio c'è bisogno. No, io con tutti i miei ragazzi, ovviamente chi inizia da zero li formo e li faccio arrivare a un determinato livello in modo che almeno hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo. Chiaro. Certo che spesso mi è capitato gente che viene e poi mi dice ma fammi se tu giri, chi cazzo sei, ma chi ti ha mai visto? Vengono per provare a vedere se riescono. Allora se mi beccate nella giornata piacevole ti dico no guarda non è il caso, magari altre 2 o 3 lezioni. Se mi boccate nella giornata che magari mi rode un po', vi piate le botte, perché così va a finire e già è successo. No, ma poi più che altro passi per fenomeno da baraccone che dici una persona normale va a pensare voglio vedere se riesco a misurarmi con un fighter professionista. Ma come ti viene in mente che tutta la vita hai tirato 3 cazzotti e noi magari, cioè un fighter professionista magari fa questo per lavoro, fa una questione per lavoro, è come se vai a giocare a dire a Cristiano Ronaldo facciamo una partita al calcetto. Scat, c'è una regola qua. Chi fa più finalizzazioni vince. Dai. E che cazzo, Scat? A me mi hai tirato di botte, ti hai tirato i bomboloni prima. Almeno qualche presa, qualche abbraccio ce lo puoi fare. Ci proviamo. Ho già battuto? Già battuto la prima! Batti più forte però! Battilo! Oh!
Mamma mia. Oh sì. Ora fanno pesce a pesce. Che professionista sono, doppio cambio, Prima però di andare avanti è arrivato il momento di presentare lo sponsor di questo video, FlexiSpot. Oggi scopriamo la scrivania motorizzata FlexiSpot, la scelta ideale per chi desidera un ambiente di lavoro ergonomico e versatile. Passare dalla posizione seduta a quella in piedi mentre lavori può fare una grande differenza. Aiuta a migliorare la postura, riduce la fatica e ti mantiene attivo. Con FlexiSpot cambiare posizione è un attimo. L'installazione è semplice e veloce grazie ai componenti ben organizzati e facili da identificare. In pochi minuti avrai la tua nuova postazione pronta all'uso. La stabilità è sorprendente, anche la massima altezza. FlexiSpot è solida, perfetta per lavorare senza distrazioni, progettata per sostenere fino a 160 kg. Con un semplice tocco puoi regolare la scrivania all'altezza perfetta per te, perfetta per adattarsi a qualsiasi stile di lavoro. E basta un tocco. Lavorare con FlexiSpot rende la giornata più piacevole e produttiva, con un investimento che dura nel tempo grazie a una garanzia di 10 anni. Scopri tutte le soluzioni ergonomiche su flexispot.it. Troverai scrivanie, sedie e molto altro per migliorare la tua postazione di lavoro. Link in descrizione. Mi raccomando ragazzi, date un'occhiata sul sito di FlexiSpot perché a breve arriveranno gli sconti del Black Friday e sui modelli E7 Pro e BS12 Pro dal 14 al 20 di novembre arriveranno ad avere sconti fino al 50%. Allora, i nostri amici d'avventura dopo lo sparring mi hanno detto Scat, Mi dai una mano, Scat? dicono Scat, ma come possiamo recuperare? Tu in genere che fai? Ragazzi, che c'è di meglio della vasca congelata, ok? Con un motore. Dai, fai la prova, dai. No, non sto a dire marche, non so dire. No, fai la prova, che cazzo? Non sto di marche. Dai, così ti passo il tempo. Non stiamo dicendo marche, non stiamo sponsorizzando niente. Non è pubblicizzando nulla. Che c'è di meglio allora di fare un bagno nelle vasca ghiacciata? Che vasca ghiacciata, ragazzi? Ovviamente chi mi segue già lo sa, le vasche di Longevity Cold Plunge, marchio tutto italiano. Una vaschetta, guardate che solidità che c'ha sta vasca. Ed è gonfiabile, C'è la gonfiata. È una cosa pazzesca, con un motore che ti porta l'acqua fino a 3 gradi. Ora la mettiamo a 8, l'abbiamo già messa a 8, se no il Paro Airwing mi muore, poi lo danno a buttare al pozzo. Qua già fa fresco, raga. Ma chi ci ammazza, ragazzi? Sono proprio curioso, di vedere che fa. Allora, spieghiamo in maniera bene, tecnica, perché ora abbiamo fatto la prova, abbiamo fatto la pubblicità, come funziona sta vasca? Allora, finito l'allenamento. Okay. Generalmente non per forza finito l'allenamento, si può fare anche la mattina appena svegli. Sconsigliato la sera, perché la sera che succede? Produce un ormone che non ti fa dormire bene. Ok. Cioè ti tiene sveglio, ti tiene sveglio. Perché che fa l'acqua congelata? Ti rende più focus durante la giornata, ti tiene più attento, ragioni in maniera più veloce. E io che lo sto facendo da 3 mesi ormai, vi dico che la verità, io ero uno di quelli, ma che è sta stronzata? Invece ragazzi, provando, a parte a livello antinfiammatorio, quello è di logica, come quando ci facciamo male ci mettiamo il ghiaccio e dopo stiamo meglio. Chiaro. Questo c'ha un potere 30 volte di più perché ci stai dentro completamente, quindi antinfiammatorio, ti sveglia, in realtà spesso cura anche da problemi di depressione, perché mo dopo lo sentirai, ti rende proprio Io sono venuto qua per questo. uno stato d'animo diverso quando esci. Sono venuto per questo. Sei incazzato col mondo quando Io sono depresso. Io sapevo che c'aveva problemi, allora che sto vabbè, basta, scientificamente. Quanto bisogna stare qua però? Allora, l'acqua va tenuta, è inutile che la fate con i ghiaccioli, perché no, ho visto che devo fare con i ghiaccioli. Però vabbè, io ci metto 3 buste di ghiaccio. Però lui ci mette, ho visto i cosi grossi così. L'acqua deve stare, per dare dei benefici, almeno a sotto i 10 gradi. L'acqua deve stare sotto i 10 gradi e ci dobbiamo stare. Ma tu ci stai 3 minuti, in realtà è dai 5 ai 10, io mi faccio i soliti 15 miei. 15 minuti? Anche io mi faccio i 15 minuti. Ma io 15 perché comunque l'acqua va a scendere e poi sui 7 gradi più o meno, poi quando entri ormai si alza la temperatura. Il calore del corpo ti sale. Vai, quindi non... Tu per la prima volta facciamo 3 perché non vogliamo che ma è già freddo pure sto coso. Ci credo, ha piovuto 4 giorni. In mutande bisogna entrare, vero? Sì. O nudo? No, nudo no. Fagli sentire il pesce, Scat. Ormai.
Attenzione, scatti in difficoltà. Quando uno non capisce un cazzo di Attenzione, scatti in difficoltà. Scat si aggrappa alle sue ultime speranze. Che è successo? Ha aggrappato le ultime speranze. Dai, Scat, ritenta. Vai. Cazzo, ma almeno avessi finito sparring. Dai campione, dai, non ci pensare. Facciamo partire un timer da 3 minuti, Dai. Porco Dio. Respira. Non andare con tutta la testa giù. Fretta, scatta. 3 minuti, amore. Dai, non rompere il cazzo. Così non ce la fai. Fermo. Respira, dopo 30 secondi passa. Basta, devi stare 30 secondi. Passa, resta così. Fermo. Scatta, congelato, No, non ti muovi. Fermo. Questo stacca la spina e prendiamo la scossa. Fermo, respira. Così, bravo. Scatto, sei pazzo, scatto. Oh, respira. Allunga le gambe. Non ci vengo più qua, scatto. allunga le Respira gambe. 5 secondi dentro. Allora, questa è una cosa importante, ragazzi. La respirazione sarà il primo problema che riscontrerete. Pure una forte che mi tiene, cazzo. Allora, che dovete fare? Usare la respirazione. Una volta all'interno si usa la respirazione 7 secondi, si può usare anche 5. Che 5 cazzo dentro. Respira dentro. Dai, è passato 3, un minuto, 4, 5. No, poi tieni 5, fermo. Tieni. 2, 3, qua. Butta fuori in 5. 2, 3, qua. 5, riprendi. Qua. No, non buttare fuori. Segui quello che ti sto Non ce la dicendo. faccio, è facile, scatto. No, fidati. In dentro. Qua, 5. Tieni l'aria. Si adatta al corpo. Io faccio lo youtuber, non il fighter. Avete visto la sua prima reazione? La sua prima reazione è normale, ti viene voglia di scappare. Se invece contrasti quei primi 30 secondi che ti viene voglia di scappare, Posso uscire, scatto? no, dopo il tuo corpo si abituato. Stai a metà, 1 minuto e 37. Quanto devo fare, scatto? Non guardare, 3 minuti. Vedrai dopo come ti sentire bene. Metti le mani dentro. No. No, No, io non voglio fare. Ti ho detto che non mi va bene. puoi andare a casa. Devo mettere la testa dentro, scatto. No, la testa dentro. Sì, lo so, se tu sei pazzo. No, non ti spingo. Scatto. No, la testa dentro. Non mi mettere la testa dentro. Coprilo. No. Attenzione, scatto a terra. Scatto cerca di scappare, ma Janku fa pressing. È un pressing devastante. Ding ding ding. E siamo a 4? Ma nella testa delle persone c'è quella roba che dice: oh, grazie al K, hai visto, non sei riuscito a prenderlo manco con un colpo a scat. Cioè, stiamo parlando di scat, il discorso che stavo facendo prima. Non stiamo parlando dell'ultimo arrivato che si sta allenando, è uno che combatte a livelli esteri, raga, a livelli comunque a livelli mondiali, porca miseria, PFL è mondiale adesso, anche Bellator è mondiale. Cioè, di che cazzo stiamo parlando? Perché è facile scrivere sotto nei commenti le cose. La maggior parte delle persone non sa la storia, non sa l'atleta, non conosce le cose e poi non ci si è trovato davanti. Perché poi quando è facile giudicare anche qualcuno in gabbia nel match, no? E quello non è riuscito a fare granché, non è riuscito a tirare un cazzotto. Vai tu in gabbia e vedi che quello che sai fare viene annullato. Zero. Ma vabbè, ma abbiamo tantissimi esempi di grandissimi campioni di BJJ che hanno provato a fare una carriera nell'MMA e dici dovrebbero sottomettere tutti quando in realtà
non è così. È un altro sport, ragazzi. Completamente un Pure altro il pugilato, il kickboxing, la kickboxing è pugilato coi calci, ma è diverso. Anche la Muay Thai e la kickboxing sono due cose uguali, metti i gomiti, metti le ginocchia, apparentemente. Poi ci sono i clinch, i tempi diversi, meno colpi da braccia, più colpi di gambe, i guanti, il tempo, i 5 minuti a differenza dei 3 minuti magari. E infatti io se posso permettermi sottolineo sempre sto fatto di chi dice prima di fare MMA secondo te è meglio se vado a fare un po' di Brazilian Jiu-Jitsu, un po' di pugilato? No, non va bene, tu devi andare a fare MMA perché se vai a fare Brazilian Jiu-Jitsu sei abituato a una guardia e non sei abituato a prendere cazzotti in faccia, se vai a fare pugilato sei abituato a una guardia e non sei abituato alla lotta. Sai che io fino a un po' di tempo fa pensavo, io avevo pareri discordanti su sta cosa fino a un po' di tempo fa, perché pensavo tu vuoi andare a fare una disciplina che racchiude diverse discipline e fai di tutto un po', quindi non impari bene, non tirare i cazzotti. Ma questa era una cosa di un tempo. Perché non c'era uno che faceva MMA a 300. C'era uno che allenava tutto. C'era uno che allenava tutto prima. Mo c'hai l'allenatore di pugilato, l'allenatore. Sì, però anche lì non è più un insieme di arti, non è il valetudo del 2000, del 1990 che quello fa karate contro quello che fa. Ormai i fighter del MMA sanno fare MMA, che sarebbe tutto, non è un insieme di discipline. Sanno fa tutto. L'atleta del MMA lo metti a fa BJJ, ti vince il campionato mondiale del BJJ, lo metti a fa pugilato, ti vince, ovviamente no con Mayweather, però gran parte dei campioni ci può combattere benissimo. E l'MMA ormai per quanto, basta vedere, come ha detto, guarda, è uno sport a parte. L'esempio più lampante è Strickland che va a fare sparring con i pugili. Ma anche Pereira, però porca puttana, Pereira c'ha le mazzette per le mani. Pereira c'ha i frigoriferi attaccati. Ma non è un pugile. Sì, è pure di pugilato. Io ha quello che battuto adesso, mica ha scassato di botte un heavyweight di pugilato. Sì. Minchia, ma io quello che dico sempre, uno che fa MMA, un atleta bravo di MMA non è bravo a fare diverse discipline, è bravo a mixare le varie cose, perché se tu sei bravo a fare un po' di braccia, un po' di lotta, lo porti a terra, e un po' di jiu-jitsu e l'hai sottomesso, quello ti serve. Cioè non c'hai bisogno. Poi l'MMA comunque la gente lo vede, vabbè, faccio kickboxing, Muay Thai e faccio Brazilian Jiu-Jitsu, l'ho fatto. C'è la lotta a parete, c'è il ground and pound, c'è lo striking in piedi, c'è la lotta in piedi, ci sono un miliardo di la lotta a parete in Italia non la fa nessuno, la fanno magari in scuole. Non sanno manco cosa. Ci stanno sì, bravo. Fanno la lotta a parete, poi quando si trovano schiacciati a parete, quando che vanno a combattere, se qualcuno capita che va a combattere fuori, difficile. Anche perché non ma tutte qualcuno le va a combattere fuori, non sanno quello che fa. Anche perché è vero, le palestre non so. Ma perché non gli danno importanza? Sì. Perché no, vabbè, quando arriva le corde esce, te ferma. Te levi, te giri. Sì. Che cazzo te levi? Ci stanno match basati solo sulla parete. Ecco, all'SBG. Certo, se tu vai a combattere con un Pereira, magari, il game plan come lo fai? Non puoi rimanere in piedi con Pereira al centro della gabbia. Lo devi tenere spiaccicato addosso alla gabbia, lo porti a terra e lo lavori di grande and pound al massimo. Devo scorreggiare, scatto. No, che ti c'è la cacca, fermo. Fermo! Scatto! Mi cacchi nella vasca! Non la trattengo, scatto! Non mi cacare nella vasca! Fa le bollicine solo. Ma come fate bollicine? Facciamo tra noi. Cambiamo l'acqua. No, che cambiamo l'acqua, si rifredda. Questo mi caga nella vasca. Scatto, quanto manca? Un minuto ancora. No, scatto, mancava 1 minuto e 30. 2 minuti fa, scatto. Manca un minuto. Manca un minuto. Ho scorreggiato, scatto. Un minuto. Oh, ci sono le bollicine che stanno salendo. Dai, ormai ti è passato. Posso dire che ormai è andata. Ormai è andata, vero? Mo esci fuori, sembra che fanno 35 gradi fuori. Dopo ci racconti le tue sensazioni. A freddo, non a caldo. Le tue sensazioni a freddo. Bastardo. Hai visto che però ti ho rinfilato e mo stai a finire. Oh, ma dobbiamo bippa tutto. Sai che quasi prendo coraggio. Oh, bravo. Va bene. No. Va bene così. Dai, campione. Va bene così. Quant'è? No, questo ha zerato il tempo, sono sicuro. Manca un minuto. Sì, 50 secondi adesso. Ma come 3, no? Vabbè, ma ormai è passato. Sì, come è finito? Sì, però Questa è 2 ore adesso. ho scorreggiato. Alla bollicina. Ma ci sta cagando la masca. Io vado a disinfettare. Oh, tanto è fredda. I germi battono. 3 minuti te ne fa, no? Andè. 3 minuti.
Mancano 20 secondi. L'ideale è fare 3 minuti, ragazzi. Si può bere? No, c'è un po' di... Come si può bere? C'è scorreggiato dentro fino a mo'. Ma è mia, è roba mia. No, ci metto tanti C'è il altri. cloro pure, ma che non lo senti? 20 secondi adesso. Oh, che cazzo, 20 secondi. Cla! È vero. Dai cazzo, quanto manca? No, fammi vedere il tempo. Guarda. No, fai vedere il tempo, non c'ho gli occhiali, non 20 vedo. secondi. 20 secondi. Oh, 40 secondi adesso. Oh, voi state facendo delle bastardate. Ma Sei che? arrivato, Ma sei arrivato, campione. che stai? Ma ti sei portato il sciumano? No, Bravo. ce l'hai scat? L'ho dato io. Ma non bianco scat perché c'è la sgomma. Che schifo. Oh, sono a 7 gradi qua. Che pretendi? Che c'è il controllo dei muscoli qua. Oh, è finita, è finita. No, mancano 10 secondi. Dai, Cla! No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 2, 4, 1. 3. Bravo, hai fatto 5 minuti e mezzo, bravo. Vai a fare un culo bastardo. Oh, non c'ho più il pisello. Ma non è che ti cascano i Nemo. Ma magari, per favore, ti pago per fare la 4-0. Cla, dai che c'è tempo per la rimonta. Ancora 2 minuti. Un minuto. Cosa devo fare, Scat, adesso? Devi uscire. Come? Esci piano piano, scavalca. Mamma mia, oh. Cioè i coglioni sembrano le noccioline, sembrano. Oh, posso dire che l'effetto è come quando ti fai... Che ne sai? Non ho mai... Dicono che sembra così. Però dicono che la senti sensazione è carico? questa. Ti Vero, senti cazzo. carico? Di la verità. Porca puttana, oh. L'ultimo match, ad esempio, avete lavorato un sacco a parete. Sì, Un botto. Ha lavorato un sacco. Sì. Quindi Sì. se uno si trova in quella situazione là è veramente tesa. Una Come... rottura di palle. Ti ha cambiato il game plan sicuramente di quello che No, c'era. no, in realtà già nell'ultimo match già sapevo che lui avrebbe fatto quello e la mia idea era solo semplicemente girarlo, creare distanza e provare a fare un po' di striking. Però devo dire che c'aveva tecnicamente, poi tu sicuramente non l'hai visto, tecnicamente ero molto più bravo, però c'aveva una forza fisica cacchio imbarazzante, mamma mia, c'era una forza fisica allucinante. Sì. Porca miseria. Anche quello è vero, perché magari tante persone in Italia sottovalutano sta cosa. Dicono, ma io faccio sala pesi, vado in allenarmi di Certo. sport di combattimento. E che fai sala pesi? Curl, French press. Cardio fai, vado a correre 40 minuti al giorno, Poi vado a calcetto giovedì. Alla calcetto. facciamo Sta a partire di posto. Parlaci dell'ultimo match, Scatta. Ma anche no, grazie. Non parliamo dell'ultimo match. È stato bello. No. Adesso andatevene fuori di casa È mia. stato traumatico, anche no. Il cervello va in protezione subito e la prima reazione è quella di scappare, uscire. Se non c'era Scat che mi teneva, Te ne andavi. sì. Cioè nel senso, a me arrivasse a casa questa, io la provavo, Basta. mettevo un piede dentro e dopo dicevo, anzi, alzavo la temperatura e mi facevo la classica vasca calda. La vasca calda. Allora devo dire, dopo i primi 20-30 secondi che il cervello comincia a metabolizzare, no? Le temperature comunque si abbassano. Ce la faccio lungo parlare. Le temperature si abbassano, ti abitui un po' alla roba. Quindi diventa, non dico piacevole, ma quasi. Quasi piacevole. Quasi piacevole, vero? Sta è una roba che poi ovviamente la prima volta la reazione è questa. La per reazione me. è quella, poi ti abitui, poi ti abitui. Poi tendi sempre, se poi guardi il tempo è ancora peggio. Qua mi hanno fatto la bastardata, mi hanno tenuto 5 minuti e mezzo, devo fare 3 minuti. Questa secondo me d'estate ha un ruolo ancora più figo. Sì, estate inverno in realtà. Perché d'estate, sai perché? Io ad esempio ho problemi di pressione bassa. Io avendo problemi di pressione bassa, d'estate tendo a essere proprio Che cazzo vuol dire pressione bassa? Che c'è? C'è la pressione bassa, sei tutto moscio, bro, sei tutto minchia. Quasi piacevole, i primi 30 secondi mi sto riprendendo, quindi sto cominciando a No, parlare. adesso il tuo corpo Sì, ti deve sì. riportare a temperatura. Facciamo capito? sparring, scatta. È qui che inizia a lavorare. Facciamo sparring, facciamo sparring, scatta.
Dai, c'è il pozzo, me lasci lento. Ma perché gli hai fatto fare il bagno a sto cibo? Chi tocca? Posso dire una cosa? Vai. Lo vedo meglio, fisicamente lo vedo meglio. Non so le bombe. Volevo aprire un altro discorso che mi fa ridere un botto, no? La maggior parte delle persone quando ti fa le interviste, questa è una cosa mia personale. L'intervista parte sempre così: oh Scat, ma ti sei allenato con Conor? Ma come allenarsi con Conor? Che cazzo gli frega, sei allenato con me? No, sti cazzi dei Conor. No, però io ragazzi che lo conosco molto bene Scat, quando parto con le interviste non gli faccio mai queste domande. Però Scat, com'è stato allenarsi con Conor McGregor? Stare un mese appresso a Conor McGregor. Mi fa ridere perché te lo chiedono tutti i cazzo di magazine quando ti devono intervistare, fare 2 domande. Non ti chiedo neanche Scat, come va la preparazione? Ma in realtà un po' tutti quelli della palestra mia, le domande sono sempre quelle. Conor, come allenarsi lì con Conor? Allora ricombatte, allora Conor che fa, allora quello. Mamma mia, che girano un po' i coglioni, no? Come per Roma quando ti fermano ti dicono: ma tu sei quello del video di Erwin? Questa è un'altra cosa. Non fatelo più. Io dico, sicuramente ha seguito, c'è una foto, le mie guerre. Ora ho belli video tuoi su YouTube insieme. Ma che cazzo fai video? Ma io combatto. Io ho 50 mesi da professionista, la gente mi pensa: tu ma te sei quello di TikTok. Non c'ho più le mani, non c'ho più il cervello, porco due, scollegato proprio dal corpo tante volte. Tu sei quello di TikTok, vero? A me interessava, Scat, farti una domanda, ma non tanto per Conor, per il fatto in sé. Essendo che mi metto in primis alla prova, cerco di andare dalle persone, allenarmi con le persone. È un conto vederle combattere, un conto andare a farci sparring, sentire quando ti mette la mano addosso, il cazzotto che ti arriva e ti fai un'idea, no? E io ad esempio so di essere qua, mi vedo Scat qua sopra, no? Quando siete a questi livelli, che voi vi allenate tra di voi, tra professionisti, magari tu c'è anche l'altro tuo compagno Pedro, combattuto per il titolo. Ecco, a sti livelli qua, quando siete là, arrivi ad un Conor, cambia il livello, cos'è che cambia a quel punto? Cioè secondo te, dal tuo punto di vista? Allora io sono molto presuntuoso su questo. La gente dice che sono umile, è vero, sono umile come mi vedete, però sono anche molto presuntuoso su quello che ho costruito e dove sono arrivato e le capacità che ho. Sinceramente, ragazzi, da livelli alti, e io mi ci metto nel livello alto, tutta questa differenza non c'è. Poi Conor è ovviamente un alieno. Ma è l'eccezione, però stai prendendo l'eccezione. Stiamo parlando di uno dei più grandi che sono mai esistiti, però io mi sono allenato con chiunque che sta in UFC, che sta in Bellator, che sta di qua, che sta di là. Il livello è quello, cambia il dettaglio, cambia un 1% può fare la differenza poi all'interno del match. Quindi il dettaglio della nutrizione, il dettaglio del taglio del peso, il dettaglio di quella di quel tacchettino di cardio in più o di forza che c'hai, perché se vedi il mio ultimo match ad esempio è stato super equilibrato, io giravo a parete, lui girava a parete, lui ci ha avuto tanti hanno detto hai vinto te, non mi sento io non me ne intendo, io che non me ne intendo però di tutta sta roba della lotta, no? Mi sembra che quando c'è la schiena alla parete c'hai perdi punti, sì, sei un po' più remissivo, dipende. A me sembrava tipo da pareggio, da pareggio, però il discorso non era quello, il discorso era di, sai perché ti ho fatto sta domanda? Sai che ha girato quella clip di te che facevi sparring con Conor? Sì, non erano sparring. Erano 15 secondi perché molte volte le persone prendono non contestualizzata io lo sto facendo per te sto video Scat, perché io so già come funziona, no? Che tanto Conor mica mette i pezzi sicuramente dove si prende il cazzo ma mica scemo del gioco, mica scemo che mette il pezzo dove prende non può neanche permettersela di fare sta roba. Qui taglia. Adesso farò una foto di lui che ho fatto sparring la prima volta che l'ho incrociato e metterò la foto. Bravo, adesso fa lui nel video. Lo faccio io quando cade, spero che ha preso il pezzo. No, perché allora, gira quella clip là di 15 secondi, mo tutti i magazine l'hanno postata. Scatizzi fa sparring con Conor e tutti a scrivere sotto minchia. Questo è il livello, fa da sacco. questo è il livello italiano, vanno all'estero e prendono botte. Cioè, comodamente dal divano di casa loro mentre si grattano l'ombelico e mangiano i popcorn. Come sono andati realmente gli allenamenti? Perché lì ci sono 15 secondi. Cioè tu ci puoi diventare di più avendo fatto l'allenamento con lui. Certo.
quel video in particolare non era uno sparring, ma si chiamano drill, ovvero dove Conor doveva combattere con Chandler. Il drill specifico era una sorta tipo di sparring, dove però io ero forzato a, come vedete nel pezzo finale, a fare l'entrata in double leg, single leg, roba di lotta che secondo noi avrebbe fatto Chandler contro Conor, mentre Conor doveva tenere la distanza, mettere i colpi che avete visto e difendere con lo sprawl che mi ha spiaccicato il pavimento come avete visto, ma quello si fa per tutto il round, 5 minuti dove io avanzo, colpettini leggeri e boom, entro, lui sprolla, difende e si rialza. Lui mena, io seguo. spiegarlo, cazzo, finalmente, perché la gente ha scambiato quello, quei 15 secondi come un altro dettaglio dell'MMA, che questo in Italia non si fa mai. In Italia, caschetto, ma a volte caschetto, paradenti, paratibili, sparring. I drill non li fa quasi nessuno. Che sono situazioni che nel match quando fai, se fai dei drill fatti bene, ti viene l'automatismo. Quando quello ti spara il double leg, essendo che lo hai fatto 100.000 round, un sacco di round, è ovvio che tu fai quello che devi fare e lo fai perfettamente. Hai chiuso il match, cioè può essere pure che chiudi il match con una cosa del genere. Sugli automatismi, come nel pugilato, fai il jab 100.000 volte per farlo preciso. Solo che nella lotta ti serve qualcuno che ti attacca. Però per renderlo realistico, se vedete in quel video, io comunque un po' mi muovo. Sì, devi comunque. È un drill attivo, no? Non è passivo. Poi certo mi direte, vabbè, ma Conor però poi dopo ti dà. Certo, poteva fare un po' più piano, però con lui è così, lo sappiamo tutti noi che andiamo a fare sparring con lui. E diccelo, come cazzo si sparring con Conor? E fammi una reaction. Ma questo è pazzo, ma questo. Quanto ti metto qua? 3 minuti. Una vita. 3 minuti tuoi o 3 minuti suoi? Giralo, ma non fagli vedere il tempo. Fallo stare un bel po' qua. Parliamo del tuo ultimo match. Parliamone. Cosa ci vuoi raccontare del tuo ultimo match di... Ah no, parliamo di una novità di Claudio Iancu che tornerà a combattere di pugilato. Probabilmente tornerà a combattere di pugilato, sì. Ok, ti stai preparando? Sì, se la mano mi assiste, sì. Piano piano. Quindi come mai... Pugilato vero o pugilato? Come mai sto schizzo di cominciare a fare pugilato dopo una carriera di kickboxing? Ma perché in realtà ho sempre voluto fare, diciamo, provarle tutte, no? Cercare di fare la cosa... dei sordi. Ho finito i sordi! Stavo cercando di girarci intorno, ma ho finito i sordi, mi servono un po' dei sordi. Ed ecco perché tutto sto video è incentrato su Longevity, la tua vasca ideale. Grazie Longevity, ricordatevi di me. Grazie Longevity, grazie Scat per averci fatto conoscere. Tornerò a combattere probabilmente di pugilato, ma è molto più probabile che vada a combattere di bare knuckle, di pugilato a mani nude. Stavamo prendendo l'altro giorno degli accordi per combattere prossimamente e vedremo quello che faremo, insomma. Non c'è problema. L'unico problema è la mano, che la sento proprio che mi scricchiola, lo sai. Porca troia. Tu Scat, solitamente quanto ne fai di questa? Io faccio sempre 7-8 gradi 15 minuti. Veramente? Sì, mi metto. Ma fai tutti i giorni o alternati? Nel camp prima di questo match tutti i giorni, mi sparavo 15 minuti. Adesso sono sincero, 3-4 volte a settimana. Ok. Però una volta che stai dentro stai proprio bene, 15 minuti. Ma semplicemente perché ho poco tempo ultimamente, faccio tante lezioni, ho un nuovo business che sto facendo, quindi... Oh, sei 1 minuto e mezzo, Cla. Ce la puoi fare? Lo sparring effettivo con Conor è impegnativo, raga, cioè devi andare perché ma vi capita di fare sparring quando andate a fare magari gli allenamenti con lui? Sì, io sono stato a casa sua pure. E lì cosa è successo? È successo che tu, insieme ad altri fighter dell'SBG, ti hanno chiamato... Parli della Francia? Sì. Sì, ci hanno chiamato in 4 ad andare lì con Conor e lui si doveva allenare, fare la sua vacanza allenamento, ma non so bene. Comunque conosciamo Conor. Vacanza allenamento dove si doveva anche allenare 2 volte al giorno e ci doveva avere il suo gruppo di palestra e gente che poteva simulare Chandler. Io ovviamente lotto tanto fisicamente, mi hanno chiamato. E poi quando siamo tornati in Italia, pure prima del mio penultimo match, dove quello che ho vinto con la leva alla gamba,
pure lì sono andato da Connor tante volte a casa sua, mi faceva venire a prendere, andavo a casa, facevo sparring, che lui c'ha sai quei tendoni, no il mio, tendoni quelli giganti, immensi, c'ha la gabbia dentro gli UFC, andavo lì, ci riscaldavamo e ci facevamo 3 round a 5 minuti e poi me ne tornavo a casa. E ti trattava bene almeno? Mangiare, sì. Cose? Cioè, No, mangiavi lì con lui? No, però devo pagare lo sparring. No, però dico, ti facevi quelle battute, cioè... Sì, una roba in amicizia, una roba tipo mercenari, no? Scatta, vieni, mi serve no, vabbè, con me ormai c'ha confidenza, perché siamo stati in Francia, mi scrive prima dei match, mi manda i vocali, c'ha confidenza ed è un grande. Chiaro. Ovviamente inizialmente ciao, però con gli altri, con me in realtà no, perché io lo conosco Sì. Dalla prima SBG. quando ancora non era campione, da 11 anni fa, quant'era, tantissimo tempo. Quindi in realtà ci conosciamo da tanto. Sì. E poi vabbè, fare proprio il campo nello specifico con lui è venuto negli ultimi tempi. Però anche a casa sua, lo sparring, ragazzi, se devi fare sparring, fai sparring. Ma come ci sono sembrano convinto? pesanti. Sì, ti metti il caschetto, i guantini da 7. Ovviamente se vedi che tu lo prendi a capo, non è che continui minimo, no? Che cazzo. Però i colpi comunque vanno. E poi sei in casa sua. Sì, non sai se esci. Però comunque i colpi, ma anche come facciamo in palestra, tu hai visto, vanno simulati a un 80%, tanto abbiamo tutte le protezioni. Certo. Poi tutto in sicurezza, vedi che lì si è fatto male al ginocchio, non gli vai a insistere. Tu ci scherzi, in realtà all'estate qua sto giardino diventa... C'ho i pali per giocare a pallavolo, giochiamo a tennis, giochiamo a basket. Ma infatti è una figata qua, Scat. Questo è il tuo paradiso fiscale, possiamo dire. C'ho il gonfiale, l'estate gonfiabile anche qui, un castello. Ma qua lo puoi fare perché c'è un sacco di spazio. Oh. Aspetti qualche reazione strana. Ma sì, ma dimmi qualcosa almeno, cioè che cazzo ne so, ti senti diverso? Sei è più come rosso? le altre 100 volte che l'ho fatto. Sei abbronzato e c'è la panza. Questo è colpa di Sharma. È diverso da quando lo fai col ghiaccio, è diverso da... Perché secondo me il ghiaccio ha il problema del ghiaccio che non è omogeneo. Quindi magari ti arriva tutta la parte del ghiaccio a contatto con la pelle che è freddissimo. Poi fatto da lui lo fa col ghiaccio. Sì, non è la stessa cosa. Tu ce l'hai in palestra, no? Da te non è la stessa cosa, però la temperatura non è così bassa e non c'è questo effetto quando perché stai prendendo dagli 8 gradi che stai là dentro, esci fuori che magari ne stanno 15. La verità che c'è 10 euro. Che c'è, 2 spicci da andare più a metro. Mi interessava questo perché ha girato talmente tanto quel cazzo di video che la gente non capisce che non metterà mai, se io devo fare sparring con qualcuno e sono un fighter professionista, c'ho un'immagine, no? E non l'immagine da youtuber, l'immagine che mi pagano per combattere, non metto i pezzi di sparring dove prendo botte, ritaglio i 15 secondi dove io sto menando Claudio, no? Come lo sparring che ci siamo fatti dove mettevo solo che schivavo i colpi di Claudio. Ding 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 dong. Però ecco, c'è da risottolineare il fatto che quello non era uno sparring, era un drill e lui doveva fare. Esatto. Connor sapeva quello che lui avrebbe fatto, esatto, e lui sapeva cosa aspettarsi. Magari non si aspettava che gli metteva 4 cartelle. No, ma aspettavo con lui lo conosci. Con lui ti fa sempre male, Giorgio. Ci devi andare preparato perché sennò. Mi è capitato pure di lottarci e c'aveva una cazzo di collana con un leone. Con la collana? Sì, e mi trovavo sto leone in faccia. E non gli hai detto? E che io dico, magari gli giravano i 5 minuti. Va bene, Leone, va bene. Oh, bella sta collana, io tutto insanguinato, pieno di sangue. Sai quando lotti, no, e spingi? Sì. C'avevo sto leone che mi spappo. Dicevo, ma che cazzo devo fare? C'avevo sto... Bella collana, ammazza. Che ti dà fastidio, no? No, fatti un'altra se vuoi. No. L'anelli ce l'hai, l'anello. Che sotto. C'hai i tirapugni? Lo facciamo bene. Oh. Attenzione a 90, Scat. Ehi là. E ora batterà Scat.
Stai per battere, Scat? Tu manca? Dai, un minuto. No, 30 secondi. 30 secondi. 38 secondi. 38 secondi. Ho calcolato male, pensavo. Sarà... Dai, scatta, 10 secondi per chiuderlo. 10 secondi. 8 7 6 5 4 3 2 Ma lui, Stop! Mamma mia, ragazzi. Sai perché non mi piace la lotta a me? C'è troppo contatto. Infatti io lo chiamo Gay Jitsu. A me E mi piace. E a noi ci piace. e ci piace un botto. E non è che è per dire Gay Jitsu e a noi piace tantissimo. Allora, Cla, dai, dammi qualche Feedback. feedback su Scat. Lotta, come sto messo? Io di lotta non Da quando io ho posso dire. insegnato fa le leve le ginocchia, è un'altra storia, sta avanti. Poi fa la sua, usa la forza. Se la cava comunque, no? Per stare in PFL. Ma Se la cavicchia, dai. è bravino, dai. Oh my E god. tu, Scat, cosa vuoi dire a tua discolpa? Ragazzi, sto in preda a un momento di crisi mistica, sto mangiando come un cinghiale, quindi no, scherzo. Grazie per l'allenamento e per averci ringiovanito di nuovo. Grazie a voi. Ci hai ridato 5 minuti della nostra vita, della nostra vero? giovinezza. L'hai sentito? Sì, ragazzi. Ti vedo meglio, Devo sai. dire, mi ha C'hai svegliato. meno nei. Mi- Quanto gli do Sono il mio tallone da killer questo. 60, 70. Quanti ne hai? 60, guarda, 60, 70.000, no? 70. No. Io aspetto i vostri commenti che mi scriverete sotto. Erwin, minchia, hai preso l'ennesima volta a botte. E Claudio, fai cagare di lotta. Dai, quanti commenti? Claudio fa cagare di lotta, Erwin hai preso le scoppole? La mamma. Ci vediamo al prossimo video. Us. Reso conto dello sparring ieri con Scat. Io ero molto interessato nel sapere magari la tua versione, no? Su cosa ne pensi del livello comunque. Cioè tu, essendo, se lo dico io, magari sono uno youtuber, non sono un fighter, non sono mai stato professionista. Però voglio un parere da professionista che ha combattuto comunque di kickboxing, ha combattuto, cioè hai un sacco di match alle spalle. Qual è stata la tua impressione nello sparring con Scatizzi? Frate, tutto quello che ti aspetti. È un ex fighter Bellator, un fighter PFL, comunque tutto quello che ti aspetti. È forte, è tecnico, è scomodo, soprattutto molto scomodo. Quando abbiamo lavorato di braccia, lo sparring di braccia, quello che Sì. ci siamo mossi, insomma, Di di box. braccia, è scomodo, cambia guardia 1000 volte, fa colpi che non ti aspetti, 3 diretti uno dietro all'altro, Vero. montante diretto gancio con lo Colpisce stesso anche da braccio. posizioni che non ti aspetteresti, non sono Sì. le classiche combinazioni, sai, tipo montante gancio Non ti da aspetti, sono tecnico cose- da pugilato, certo, capito? sono cose che non ti aspetti, è bravo. Sono anni che si allena, sono anni che lo conosco e già si allenava da prima che lo conoscessi. Adesso che dopo tanti anni ci siamo rivisti, abbiamo visto insomma la situazione, come è andata a finire per lui, come è andata a finire per me e tutto quanto, insomma abbiamo preso strade totalmente diverse, uno che combatte Certo. nelle più grandi promotion al mondo, l'altro che combatte sull'asfalto. Diciamo Che le cose- comunque è la più grossa organizzazione al mondo che combatte sull'asfalto. comunque diciamo che stiamo Mamma mia. ognuno a modo suo sta lì. E la UFC comunque delle risse da strada. Sta a livello ognuno a modo suo. Il Coz, qual è la peculiarità comunque del suo stile di combattimento? Cosa diresti? È la fisicità o è tutto l'insieme di un paio di cose? Ma diciamo che è bravo a mixare, è bravo a completarsi, magari se c'ha una pecca faccio un esempio nella lotta. Dico nella lotta perché non è il caso, è fortissimo come lottatore, quindi non scopriamo i suoi talloni d'Achille magari. Non diciamolo, ce l'ha detto in segreto. Quindi Cioè, facciamo- ragazzi, non ditelo però in Non giro. ditelo, dai, vedo 100 euro. Se magari ha una pecca in qualcosa, sicuramente è molto più bravo in qualcos'altro, quindi il livello lo porta come fighter completo. Però c'è da sottolineare il fatto che se dovesse fare una gara di lotta non sarebbe una passeggiata.
fare con lui. certo, Se dovesse fare un match di pugilato non sarebbe una passeggiata, se dovesse fare un match di kickboxing non sarebbe una passeggiata, perché comunque quello che la gente magari non capisce è che un atleta a 360 gradi da anni si allena in una palestra dove il livello è altissimo in tutto. Possiamo dirlo, comunque Scarta stava giocando ieri. Ovvio che stava giocando, ringraziando Dio stava giocando. Perché la gente poi magari non capisce, fa sì, ok, però alla fine non è che siete andati, cioè alla fine sono entrati i colpi. Vabbè, raga, dobbiamo fare il video, cioè, mo parliamo se chiaro, no? Spero che l'intelligenza delle persone che guardano il video arrivi al punto di capire che stavamo facendo un video, quindi purtroppo l'intelligenza non ci arriva a sta cosa, quindi dobbiamo sempre mettere davanti su tutto. Ok, allora la mettiamo avanti noi. Facciamo che c'è gente che non ci arriva, ragazzi, stiamo facendo un video a casa sua, siamo amici, tutti e tre amici, io e lui ci conosciamo da diversi anni, da forse 10-15 anni. Come fai a fare uno sparring e spingere forte? Cioè non sarebbe manco professionale, capito? Cioè a cosa serve fare uno sparring dove magari io ti dico guarda facciamo un video per YouTube, ok, arrivo là e ti spezzo le costole. Sì. Cazzo serve? Lui se lo fa non ci guadagna niente. Se mi dai 20.000 euro io mi faccio andare KO, che a me frega, per farti capire, no, la stessa cosa. Faccia la pay per view a sto punto. La stessa cosa lui, io ti mando KO, mi dai 10.000 euro, io che ne so, che ti tiro un destro, ti prendo sulla testa e ti rompi la mano. Certo. Sai qual è il problema? Il problema è che tu, non avendo mai fatto pugilato, ti manca quella cosa del jab. Tu il jab devi imparare a tirarlo dritto. Sei un po' scordinato quando porti l'1-2, perché vai verso il basso. Quando tiri l'1-2, cerca di non scendere con la spalla, vai e rimani dritto là. Ora facciamo un lavoro specifico per quando tiri il diretto destro e ritorni. Io ti farò questo lavoro qua, ok? Tipo diretto. Bravo, così ti rimane sempre, perché se no c'è sempre quel difetto che fai questo e torni giù. Questo è un difetto dell'MMA, voi che fate MMA ce l'avete proprio di. Però facciamo un jab, bravo, diretto, bravo, esatto, riproviamo, vai, oh, bravo, jab. Questo è un drill che puoi fare con qualsiasi persona, ogni tanto ci lavori, perché ho visto che nel match fai un po' fatica, arranchi un po' con quella, vedi, prova a tirare il 2 come lo tiri te. Vai, bravo, esatto, e sbagli perché sbagli traiettorie, questa roba qua, 2, no, solo il 2, 2, torna, bravo, 2, torna, bravissimo. È vero, perché l'avversario mio quando lo colpivo era tutto rosso qua, infatti. Hai capito? Perché ti scivola il colpo e non vai a prendergli proprio il mezzo, tu qua devi prendere lo scatto, io ti devo mirare qua, bravo, e chi ti tiene i pau, vedi, molti sbagliano che te lo tengono da una parte, dall'altra, qua. Centrale, vai. Boom, bravo. Boom, bravo. Boom, bravissimo. E giri sempre. Il padman, il lavoro del padman è anche questo. Deve cercare con. Che posso dire? Lascialo così, che secondo me è bello, sì. È bello la parte più bella. Sono andato da lì. La parte più bella dei ciabatte. Oh, ma che cazzo è sto? Come si mettono questi strati? Ah, cioè, così.